Al mercato del villaggio c'erano tante bancarelle. Si sentivano voci, passi, risate. Tra tutte c'erano anche bancarelle di articoli antichi, libri rari, mappe rovinate dal tempo, oggetti arrivati da posti lontani. Su uno di quei banchi c'era un libro spesso, con una copertina scura. Sopra c'era disegnato un pinguino. Appena il libro venne aperto, successe una cosa strana. Le pagine si mossero da sole. Dentro comparve una mappa. Una linea iniziò a disegnarsi piano piano. La linea arrivò fino a una parola scritta grande: Polo Sud. Il venditore si avvicinò e parlò sottovoce. Quando appare questa mappa, Disse: vuol dire che è il momento di partire. Il libro restò aperto sul banco. La mappa non sparì. L'avventura era appena cominciata. Partire subito era l'unica scelta possibile. Per arrivare così lontano serviva qualcuno che conoscesse bene il cielo. Così venne chiamata la cicogna viaggiatrice. Zibù guardò la mappa, spiegò le ali e disse che il viaggio sarebbe stato lungo ma possibile. Si alzarono in volo sopra il villaggio. Le case diventarono piccole, poi sparirono. Sotto comparve il mare, prima blu, poi sempre più scuro. L'aria diventava fredda e il vento cambiava direzione. La cicogna rallentò e indicò avanti con il becco. Da qui in poi Disse. il tempo fa quello che vuole. Sotto iniziarono a comparire grandi lastre di ghiaccio. Poi, all'improvviso, il mare finì. Solo bianco, bianco ovunque. La cicogna scese piano piano e toccò terra. Erano arrivati al Polo Sud. Il villaggio dei pinguini era pieno di movimento. 2 pinguini spingevano una cassa piena di pesce scivolando sul ghiaccio. Un altro cercava di sistemare una porta che non voleva stare dritta. Più in là, alcuni pinguini piccoli correvano e ridevano. Vicino a una casa, un pinguino giovane stava lottando con una rete troppo grande. La tirava, la rete cadeva, la tirava di nuovo e cadeva ancora. Sospirò, poi si girò e vide la mappa. Lasciò cadere la rete senza accorgersene. Si avvicinò, incuriosito. Ehi, Disse piano. quella non è una mappa qualunque. La guardò meglio e sorrise. Ne parlavano quando ero piccolo. Indicò il ghiaccio oltre il villaggio. Se è quella giusta, Disse. so da dove cominciare. Zibù e il pinguino si allontanarono dal villaggio seguendo la mappa. All'inizio il cammino era facile, poi il ghiaccio cominciò a salire e scendere come onde congelate. Il pinguino si fermava spesso, guardava la mappa, poi il paesaggio, scuoteva la testa Qui no. e ripartivano. Passarono accanto a grandi blocchi di ghiaccio e pareti tutti uguali, sembravano identiche. A un certo punto il pinguino si fermò. Stava per girarsi quando notò qualcosa di diverso. Una parete più scura, segnata. Passò la zampa sul ghiaccio. Sotto c'era una fessura. Ecco perché non si vedeva. Disse sorridendo. Era nascosta. Spingendo piano, il ghiaccio si aprì. Dietro c'era una grotta. Dentro la grotta faceva freddo e c'era silenzio. Al centro una cassa di legno coperta di ghiaccio. Il pinguino l'aprì di colpo, guardò dentro e si fermò. È vuota. Disse Zibù. Dentro c'erano solo piccoli granelli colorati, niente che brillasse. Il pinguino ne prese uno tra le dita. Lo guardò meglio. Non sono sassi, Disse. sono semi. Uscirono dalla grotta e quasi per gioco ne piantarono uno nel ghiaccio vicino al villaggio. Il ghiaccio scricchiolò, una linea verde comparve, poi un germoglio e poi foglie. I pinguini rimasero a bocca aperta. Il tesoro non era da tenere, era da far crescere. Tempo passò e il villaggio cambiò lentamente. Vicino alle case, dove prima c'era solo ghiaccio, ora spuntavano piccole piante verdi. I pinguini si fermavano spesso a guardarle,
come se non si stancassero mai. Il pinguino giovane era sempre lì vicino, controllava i semi, li proteggeva dal vento e sorrideva ogni volta che vedeva una nuova foglia. Arrivò il momento di tornare indietro per Zebù. La cicogna spiegò di nuovo le ali. Prima di partire, il pinguino porse un piccolo sacchetto a Zebù. Per ricordarti di noi. Disse. Il volo di ritorno fu più tranquillo. Sotto il bianco lasciava spazio ai colori. Quando il villaggio apparve all'orizzonte, tutto sembrava uguale a prima, ma non lo era. Da quel giorno, ogni volta che Zebù vedeva qualcosa crescere, pensava al Polo Sud, ai pinguini e a quel tesoro che non brillava, ma cambiava le cose. E se questa fredda avventura vi è piaciuta, vi aspetto nei prossimi episodi. Un bacione e buonanotte! Mua! E buonanotte anche da Zebù.